Pronto? Avevi ragione tu, Harry. Carlo! Maledetto bastardo! Adesso dove ti sei cacciato? Rintraccia la chiamata. Fai prima. Cosa succede, capo? Era lui, vero? E adesso? Davvero un'ottima scelta. Scusa? Il libro che hai in mano non è una lettura qualunque. Ok. Ma forse sei troppo giovane per leggerlo. Ma se non so nemmeno di cosa parla. Parla di un sequestro. Ma non è questo il bello del libro. La cosa affascinante sta nel rapporto che si instaura tra il sequestratore e la persona rapita. I due diventano amici. Ad un certo punto uno dei due pensa che nell'altro ha trovato il suo migliore amico. La cosa che francamente trovo strana è che quando l'ho letto per la prima volta trovavo tutto così scontato, ma non smettevo di leggerlo. È stato grazie a questo libro che ho capito che non è importante cosa racconti, ma come lo racconti. O allargando il discorso, non è importante cosa fai, ma come lo fai. Sì? Non posso farlo, lo sa, è impossibile. Ormai tutti e cinque hanno vite diverse, lo sa. Va bene, il vecchio magazzino è ancora vuoto, vero?
Dimmi. Di questa cazzo di scommessa non voglio neanche farla. Zitto e sgame. Allora, non mi dici niente? Lo sai? Sei proprio uno stronzo quando vuoi. Cosa dovrei fare per avere un po' di attenzione da te? Questo sono per il lavoretto dell'altra volta. Potevi sporcare di meno però. Perché? È un problema? No. I soldi sono quelli che avevamo concordato. Dentro ci sono anche le nuove direttive. Altro? Rispondi. Beh ragazzi, direi che è un piacere rivedervi. Per me no. Non manca qualcuno? Susi ha delle faccende più urgenti da sbrigare. Ci raggiungeranno non appena possibile. Ma che novità? Sempre privilegiato la nostra segretaria. Allora, che cazzo ci facciamo qua? Perché diavolo ci hai convocati? Le domande dopo. Per ora vi basti sapere che abbiamo un'emergenza da affrontare ed è necessario che vi rimettiate subito al lavoro. Per le spiegazioni avremo tutto il tempo. Non so quanto tempo avrai. Ci devi circa un anno di spiegazioni. Per ora, quello che dovete sapere è che appena avremo finito qui, voglio che siate operativi. Avete il diritto di portare qua dentro tutto quanto vi necessita: computer, mobili, armi, tutto quello che vi servirà e niente di più. Dimmi, quale sarebbe questa grande emergenza per la quale siamo tornati in questo posto di merda? L'emergenza è Carl. Sappiamo benissimo che faccia... Sì, ma cosa è successo? Ha rapito una ragazza. E perché mai il coglione avrebbe rapito una ragazza? Questo per il momento non deve importarvi. Quello che importa è che dovete trovare Carl immediatamente. È questa la priorità? No, la priorità è salvare la ragazza. Perché? Chi è questa ragazza? Anche questo non è importante al momento. È importante come? Come facciamo a capire? Immagino che il salvataggio vada fatto a qualsiasi costo. E ritengo non sia necessario
e ricordarvi che tutta questa operazione dovrà rimanere coperta dal massimo segreto. Nulla di tutto questo dovrà trapelare al di fuori di queste mura. Del rapimento, intendi? Del rapimento. Capo, non vorrei mai dire, ma Carlo è stato uno di noi, forse il migliore. Non possiamo... Maledizione! So benissimo chi è Carl. È proprio perché Carl è stato uno di noi che al momento soltanto noi possiamo fare qualcosa per trovarlo. Sappiate che quest'uomo non rappresenta altro che una falla nel sistema ora, e una falla molto grossa. Perciò, signori, è essenziale che vi rimettiate immediatamente al lavoro. Chissà dove potrebbe essere in questo momento. Non possiamo lavorare così! E cosa dovrei dirvi? Vorreste delle spiegazioni? Vi ricordo che non vi ha dovuto nulla qua dentro! Ci piace dare la caccia ad un nostro ex collega, con attrezzature da morti di fame e in un luogo che farebbe invidia allo scantinato di mia nonna. Non ci dai neanche una spiegazione di tutta questa tensione, e ce ne devi una. Mi sembra di avervi già detto. Scusa, capo. Credo proprio che dovresti vedere questo. Non ora, Rick. Sono estremamente occupato. Anzi, dove sei cacciata, Susie? Dovrebbe essere già qua da un pezzo. Non credo che ti risponderà. Di cosa stai parlando? Questa è arrivata dai piani alti. Dannazione. Ragazzi, nessuno ha notato qualcosa? Sì. Questo potrebbe essere un lavoro fatto da noi. Scusa, capo, ma se non risponde? Pronto? Che stai facendo? Dovrei essere io a chiedertelo. Io faccio il mio lavoro, Carl. Faccio il mio lavoro come ho sempre fatto, lo sai. Evidentemente ho dimenticato che mettermi degli stronzi alle calcagna fa parte delle tue mansioni. Ma di che stai parlando? Non incominciare. E ti dico immediatamente che qualsiasi cosa accadrà d'ora in avanti sarà una tua responsabilità. Carl, cerca di calmarti. Sto cercando anch'io di capire quello che sta succedendo. Che cosa c'è da capire? Quando cerchi di aiutare un collega, anzi un amico, e quello ti volta le spalle, ti tradisce, che c'è da capire? Cosa è successo? Io non ho messo nessuno alle tue costole, se è questo che intendi. Se qualcuno ti sta inseguendo, ti sta dando problemi, non lavora per me né per l'agenzia. L'agenzia, certo. Immagino che vi abbiano riuniti tutti quanti assieme per trovarmi. Salutami tanto Amy e Nick. Anzi, loro mi staranno sicuramente ascoltando. Ciao ragazzi! Carl, rientra, siamo al vecchio magazzino. Siamo tutti qua disponibili a incontrarti e a parlare pacificamente per risolvere la situazione. Ma devi desistere dal fare questa sciocchezza. Fidati, non è una soluzione. Per come la vedo io invece, questa è l'unica soluzione possibile. Sai che non è vero. Quando tutti verranno a sapere del rapimento, dovrà pur saltar fuori perché diavolo lavoravo. E a quel punto, bye bye segretezza nazionale. Bye bye agenzia. Non so come la prenderebbero ai piani alti. E tu sai a chi mi riferisco. Senti Carl, se c'è qualcuno alle tue costole, se ci sono dei problemi, ti garantisco che farò il possibile per toglierlo di mezzo e per risolvere tutta questa situazione. Ma adesso mi devi ascoltare, devi fidarti di me. Devi lasciare andare quella ragazza, non c'entra niente.
Sembra che ci teniate la ragazza. Ascoltami, Carl, ti stai cacciando in un guaio, in un grosso guaio. Un momento. Voi ci tenete questa ragazza? Ascoltami, quella ragazza... Pronto? Carl! Carl! Allora? Niente da fare, è riattaccato troppo presto. Non è ora di dire anche a noi chi è questa ragazza? Il dottor Vannucci è atteso in terapia intensiva. Il dottor Vannucci è atteso in terapia intensiva. Non ti ho ringraziato per quello che hai fatto. Non ho fatto abbastanza. Avrei potuto salvare anche lei. Voglio che tu sappia che sono sempre in debito con te. Non devi esserlo. Non ho fatto niente. Mi hai salvato la vita. L'ho salvata te. Non c'era nient'altro che tu potessi fare. Tua moglie è morta, Harry. Dovresti essere incazzato come una bestia. Perché non ti ho lasciato bruciare assieme a lei. Non posso. Non posso avercela con te. Tu hai fatto tutto il possibile. Io lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Tu mi hai avvertito. Ma sarei potuto intervenire, aumentare la sicurezza, allertare. Cara, è solo colpa mia. Io non ho voluto crederti. Troverò quei bastardi, Harry. Troverò chi ha ucciso Paola. E quando li troverò, li uccideremo. Insieme. Non è finita. Qui abbiamo le prove che tanto abbiamo cercato. Ora possiamo... Sei matto. Tu sei matto. Prima rovini tutto e adesso pretendi di venire qui a dirmi che non è ancora finita. Devo ammettere che hai una bella faccia tosta, dopo che hai fatto saltare in aria quel furgone. Devi assolutamente vedere quello che ho portato. Può salvarci tutti! Quel furgone avrebbe potuto salvarci tutti! Hai rovinato la missione che avrebbe potuto garantire la nostra sopravvivenza! Se oggi siamo in questo stato è colpa tua! È solo colpa tua se oggi l'agenzia chiude! Quello non conta più ormai. Non capisci che ora è tutto diverso? Quello che capisco è che l'unico stupido in questa stanza sono io. Che sciocco sentimentale. Una volta mi hai salvato la vita. Ho sempre voluto credere in te, fidarmi di te. Ma non sei più quello di un tempo. Harry, per favore.
Devi assolutamente aprire questa cartella. Puoi ancora fidarti di me. E lo sai. Harry, mi devi organizzare un incontro col ministro. Signor Ministro. Signor Guidi, mi congratulo con lei per il successo della missione di Stefano. Tutto è andato bene. Non definirei un grande successo quello che è avvenuto oggi. Certamente è stata una giornata faticosa, ma nonostante tutte le difficoltà, tutto si è risolto per il meglio. Lo so che sei sveglia. Ascolta, perché mi hai rapita? Che cosa ti ho fatto? Lasciami andare, ti prego. Non ho fatto nulla, sono una ragazza come tante altre. A quale delle domande devo rispondere prima? Perché mi hai rapita? Cosa vuoi fare? Sei uno di quelli? Quelli chi? Uno di quelli che rapiscono le ragazze, le uccidono e poi le stuprano da morte. No, non sono così malato. Allora perché mi fai questo? Cosa vuoi da me? Intanto che te ne stai zitta un po'. Perché non mi hai uccisa subito? Non sei un granché come contavalle. Credi che non l'abbia capito? Sei un pazzo. Si vedeva lontano 2 chilometri in libreria. Allora direi che ho trovato qualcuno più malato di me, visto che non hai battuto ciglio durante il mio abbordaggio. Anzi, è stato fin troppo facile. Guarda che potrei stenderti, sono cintura nera di karate. Non mi dire. E io invece sono laureato in questa. All'inizio era diverso. Ora è cambiato tutto. Sono stato sfortunato con te. Perché?
Mangia qualcosa se ci riesci. Cosa fai? Intanto aspetto. Chi? Tuo padre. Ho trovato un segnale audio abbastanza interessante. Non riesco a decriptarlo. Da dove? È stato inviato attraverso i satelliti 4506. Governo? Esatto, vedo che la tua memoria non ti ha abbandonato. Non capisco, io a questa cosa non c'ero arrivato. Sarà più sveglia io. Perché il governo dovrebbe usare il suo satellite per criptare una chiamata al cellulare? Esattamente quello che dobbiamo scoprire. Ehi amico, qualche novità? Non sono amico tuo. E comunque sì, sembra che il nostro eroe voglia un appuntamento con il ministro. E il capo dovrebbe fissare un appuntamento a breve. Di bene in meglio. Già. Scoperto qualcosa? Beh, almeno non ti annoi mai. Che intendi dire? Sei libero di fare quello che vuoi. Hai visto che sta succedendo? Ti sembro libero? Non puoi capire. Avanti, illuminami. Beh, io faccio la stessa vita tutti i giorni. Vado a scuola, torno a casa, mangio, studio. Non succede mai nulla, tutto così monotono. Invece, tu fai una vita diversa tutti i giorni. Sai, ti invidio. Vorrei essere come te. Tipico discorso da adolescente. Io non so mai se arriverò alla fine della giornata. Tu sei fortunata, hai tutto. Non sputare sul piatto in cui mangi. E se vuoi cambiare, ti rovinerai. Alcuni genitori non perdonano, soprattutto uno come tuo padre. È per colpa sua che tu mi hai rapita. Essere adolescenti non vuol dire essere stupidi. Ho sempre sospettato che mio padre avesse dei segreti. Cosa sai di tuo padre? Del suo lavoro, intendo. Beh, so che lavora per il governo. Vero? Ma non solo. Se sai qualcosa ti prego dimmelo. Ecco, ascolta. Codice 207, 12:30, 45 gradi, 9 primi, 10 secondi, 80, 10 gradi, 46 primi, 29 secondi, 28, cancellare. Numeri. È un messaggio in codice. E 907 mi suona familiare. 907. È il codice identificativo di Suzy? Sì, Susi. E le altre cifre? Sono coordinate di luoghi. Lo so perché le prime sono le coordinate di questo posto del cazzo. Aspetta, hai detto luoghi, plurale. Vuoi dire che... Significa che c'è un luogo in cui la chiamata è stata effettuata e uno dove è stata ricevuta. Un luogo diverso però. Probabilmente una destinazione. Aspetta. Il secondo luogo è Piazzetta Morandi. Non è dove è stata trovata Suzy? Cancellare 12:30. Codice 907. Suzy è stata assassinata verso quell'ora. Devo avvertire Harry. Un attimo, non ci sto capendo niente. Buongiorno, genio! Non capisci che ha ucciso Suzy e ha ricevuto degli ordini e delle coordinate da qui? È uno di noi.
In questi anni in cui non avete operato, si è sentita molta la vostra mancanza nel nostro settore di ricerca. Gli inconvenienti di questi giorni hanno dimostrato l'importanza della vostra presenza. A quale prezzo, però? Quell'uomo è sempre stato un problema. Non mi meraviglia il fatto che abbia scelto la strada del ricatto, ma non avrei immaginato che sarebbe sceso fino a tali bassezze. Abbiamo perso anche un altro agente, oggi. Sì, ho saputo. Codice 207, 12:30, 45 gradi, 9 primi, 10 secondi, 80, 10 gradi, 46 primi, 29 secondi, 28, cancellare. 907. È il codice identificativo di Susi. E le altre cifre? Sono coordinate di luoghi. Il secondo luogo è Piazzetta Morandi. Non è dove è stata trovata Susi. Cancellare 12:30. Codice 907. Susi è stata assassinata verso quell'ora. Devo avvertire Henry. Un attimo, non ci sto capendo niente. Buongiorno, genio. Non capisci? Chi ha ucciso Susi ha ricevuto degli ordini e delle coordinate da qui. È uno di noi. Ehi, sono io. Sì, le indicazioni erano giuste. Ok, procedo. Cosa sai di tuo padre? Del suo lavoro, intendo. Beh, so che lavora per il governo. Vero, ma non solo. Se sai qualcosa ti prego dimmelo. Tuo padre aveva fondato un'agenzia. Per molti nell'ambiente, lui è semplicemente detto il ministro. Io lavoravo per lui. Che tipo di agenzia? Apri il file su computer. Per fartela breve, la nostra agenzia si occupava di occultare qualsiasi tipo di informazione relativo a scoperte che potrebbero cambiare il corso della storia. Cioè, facevate in modo che nessuno lo venisse a sapere? Esatto. E perché? Immaginati, che ne so, un mondo dove l'uomo sa volare. Figo. Hai idea delle conseguenze di una scoperta del genere? Cambierebbe tutto e il nostro mondo non è pronto. Ma così non c'è nessun progresso. Non si può nascondere ogni cosa. Infatti non lo facciamo. Facevamo. Non per tutto almeno. Quando avevamo notizie su scoperte del tutto innocue, le mandavamo alle principali multinazionali che gestiscono l'informazione pubblica. Beh, non è mica tanto strano. La segretezza di queste informazioni andava difesa ad ogni costo. Capisci cosa intendo? Sì, anche a costo di... Sì, di uccidere. O lasciar morire migliaia, milioni di persone. Mio Dio. Per questo eravamo stati selezionati. I cervelli ci chiamavano, tutti molto giovani, dei geni precoci incompresi dalla società, a volte da loro stessi, ognuno con la sua mansione, ognuno il migliore in ciò che faceva. E giuro su Dio che nessuno di noi avrebbe mai anche solo pensato di tradire l'agenzia e i suoi scopi. Qualcuno di voi è morto? No, ma Harry ci è andato vicino. Ci ha rimesso sua moglie. Ho indagato molto sulla faccenda.
Hai scoperto qualcosa? Che tuo padre è coinvolto direttamente. Quello che è successo a Henry non è andato come pensavo. E lui sapeva benissimo quello che era successo. Mi ha ridotto in questo stato senza battere ciglio. Quindi tu mi hai rapita perché vuoi vendetta? Io avevo bisogno solo di un ostaggio per farli smettere di seguirmi. Mi stanno cercando, vogliono uccidermi. Non vogliono che io sappia la verità. Io ti credo. Ci sono ancora molti punti da chiarire, signor Ministro. Qualcuno all'interno della... Abbiamo un grosso debito con lei, signor Guidi. Perciò le restituiremo ciò che le è stato sottratto. Il controllo totale della sezione cervelli. È una buona notizia, signore. I tempi stanno cambiando, signor Guidi. Oggi più che mai c'è bisogno di voi, agenti speciali. Ma l'avverto, state per entrare in un mondo ancora più complicato. Signore? Fuori tutti, evacuare immediatamente! Basta per saltare tutto, non c'è tempo! Fuori, non c'è tempo, fuori! Amelia, per carità, non c'è tempo, fuori! Signore? Diciamo solo che l'agenzia verrà rimodernizzata. La ringrazio, signore. Non deve ringraziarmi. È il minimo per il risultato ottenuto. Avete eliminato la falla, avete eliminato Carlo De Stefano.